Ciao a tutti e bentornati su Incredibili Eventi. In questo video esploreremo due nuove storie inquietanti ambientate nelle grotte. In una di queste storie affronteremo un passaggio così stretto da sembrare un vero incubo. L'altra ci porterà invece in una delle grotte più grandi del mondo. Come sempre, consigliamo la visione a discrezione del pubblico. Il 5 aprile 1999, un ragazzo di nome Robert, suo fratello e un loro amico, passarono la notte accampati vicino a una grotta chiamata Hermit Cave. I tre si trovavano nella zona per svolgere attività all'aperto e provare la speleologia per la prima volta. Hermit Cave è situata da qualche parte nell'area di Woodland Park, vicino al lago Fort Gibson, in Oklahoma, ma purtroppo non sono riuscito a trovare la posizione esatta. Tuttavia, considerando come si conclude questa storia, probabilmente è meglio che la grotta non sia più conosciuta. Circa 200 milioni di anni fa, l'Oklahoma e le aree circostanti erano ricoperte d'acqua, parte di un antico mare. Col tempo, l'acqua si ritirò ed evaporò, lasciando enormi depositi di minerali. Inoltre, altri processi geologici portarono uno strato di gesso vicino alla superficie. Il gesso, essendo un minerale piuttosto morbido e facilmente dissolvibile, permise all'acqua di scavare tunnel e formare le grotte presenti oggi in Oklahoma e nelle zone vicine. Grazie ai depositi minerali rimasti, alcune di queste grotte contengono grandi e splendide formazioni di cristalli. Hermit Cave, tuttavia, è quasi l'esatto opposto di queste meraviglie naturali. L'ingresso della grotta è poco più di un'apertura coperta di terra, larga circa 60 cm e lunga 90, e il suo interno non è altrettanto impressionante. Dopo aver passato la notte accampati lì vicino, l'amico che era con Robert e suo fratello dovette partire per andare al lavoro. Ma anziché tornare con lui, Robert e suo fratello decisero di fare un po' di esplorazione. In particolare, nonostante fosse la sua prima esperienza in speleologia, Robert era determinato a entrare nella Hermit Cave per vedere fino a che punto potesse spingersi. Tuttavia, data la sua inesperienza, Robert non aveva molta idea di cosa stesse facendo. Gli sembrava semplicemente un'avventura divertente. Questo significava anche che non era particolarmente preparato. Indossava solo jeans e una maglietta, aveva una sola torcia e non disponeva di un casco né di luci di riserva. Probabilmente non era nemmeno a conoscenza dell'eventuale presenza di aria cattiva all'interno della grotta, un fenomeno che si verifica quando c'è una scarsa circolazione d'aria, rendendo l'ambiente poco sicuro per una respirazione prolungata. Nonostante ciò, dopo essersi infilati attraverso la stretta apertura, Robert e suo fratello proseguirono, addentrandosi nei passaggi sempre più angusti della grotta. Alla fine Robert si trovò di fronte a un piccolo passaggio laterale che sembrava restringersi ulteriormente. Si inoltrò per circa 15 metri, poi altri 30, e il passaggio divenne così stretto da rendere persino difficile respirare profondamente. A circa 45 metri dall'ingresso, si trovò davanti a un restringimento, il punto più stretto incontrato fino a quel momento. Dal suo punto di osservazione, il tunnel sembrava inclinarsi verso il basso fino al restringimento, per poi allargarsi nuovamente. Dopo averci riflettuto un attimo, decise di tentare il passaggio. Inizialmente avanzò con il corpo e le braccia lungo i fianchi, mentre il tunnel si stringeva sempre di più attorno a lui. Dopo un po' di sforzi, Robert si fermò, rendendosi conto di essere completamente incastrato. Era troppo stretto per procedere in avanti e, a causa dell'inclinazione e delle braccia bloccate lungo i fianchi, non riusciva a ottenere abbastanza leva per spingersi indietro. Ancora peggio, si trovava con il viso quasi a contatto con il pavimento umido e fangoso della grotta. Dopo aver tentato disperatamente di liberarsi senza successo, anche suo fratello provò ad aiutarlo, ma non riuscì né a raggiungerlo né a tirarlo fuori. Senza altre opzioni,
Suo fratello fu costretto a uscire dalla grotta per cercare aiuto, lasciando Robert in quella posizione capovolta e completamente bloccato. Squadre di soccorso e paramedici arrivarono poco dopo e il fratello di Robert li guidò fino alla piccola apertura coperta di terra. Nelle ore successive, le squadre lavorarono per rimuovere terra e rocce, allargando l'area sufficientemente per raggiungere Robert e tirarlo fuori. Durante tutto questo tempo, fu necessario anche pompare aria all'interno della grotta a causa della scarsa qualità dell'aria. Per rendere le cose ancora più difficili, persino il paramedico più magro che entrò nella grotta non riusciva a respirare a pieni polmoni in alcune parti del percorso fino al restringimento. Finalmente raggiunsero Robert 5 ore dopo che si era incastrato e tragicamente era già morto. Si trovava a faccia in giù nel fango e sembrava che fosse deceduto per soffocamento. Il suo corpo fu infine estratto dalla grotta, ma non è chiaro se abbia perso conoscenza a causa della cattiva qualità dell'aria o se semplicemente non fosse riuscito a mantenersi alzato sopra il fango. La montagna più alta, prominente e probabilmente più impressionante delle montagne rocciose canadesi è il Monte Robson, che si erge a quasi 4.000 metri di altezza. A pochi chilometri a est del Monte Robson si trova un'altra montagna chiamata Trio Mountain, molto meno imponente in altezza. Tuttavia, non è tanto la montagna in sé a essere notevole, quanto ciò che si trova al suo interno. L'unica strada che attraversa questa remota catena montuosa è la Yellowhead Highway, situata a 914 metri di altitudine. Quasi 1.200 metri più in alto, sul fianco di Trio Mountain, si trova l'apertura della seconda grotta più profonda del Canada, chiamata Arctomis Cave, con una profondità di 536 metri. È anche una delle grotte più profonde al mondo. Non solo Arctomis Cave è di dimensioni imponenti, ma è anche incredibilmente difficile da raggiungere. Per arrivarci a piedi bisogna affrontare una camminata di 20 chilometri attraverso foreste e montagne, che di solito richiede diversi giorni. Per questo motivo, l'elicottero è il mezzo più efficiente, anche se per molti è una soluzione proibitiva a causa degli elevati costi. Inoltre, sebbene Arctomis sia famosa per la sua profondità, questa rappresenta solo una delle difficoltà. La discesa fino al fondo è divisa in sezioni e la prima che i speleologi devono affrontare è conosciuta come The Endless Climb. Gran parte di questa sezione è costituita da pozzi estremamente ripidi o completamente verticali. Man mano che si scende, la grotta diventa più pianeggiante, ma ciò implica che i speleologi debbano calarsi lungo pareti che sono essenzialmente scogliere all'interno della grotta stessa. Molte di queste pareti sono anche bagnate dall'acqua gelida proveniente dalle montagne e dai ghiacciai circostanti. Il pomeriggio del 17 ottobre 1991, Rick Black, Chris Zimmerman, Hugo Mulick e Ron Lascelles si prepararono per essere trasportati in elicottero fino all'ingresso di Arctomis Cave. Rick, Chris e Hugo erano ranger stagionali del Mount Robson Provincial Park e tutti e 4 erano speleologi esperti. Dopo essere stati lasciati dall'elicottero fuori dall'ingresso della grotta, i 4 si misero subito all'opera per allestire il campo base. Poi si divisero in 2 gruppi. Iniziarono Rick e Chris, seguiti 3 ore dopo da Ron e Hugo, con l'intento di incontrarsi più avanti all'interno della grotta. Per le ore successive proseguirono la discesa, spingendosi sempre più in profondità. Quando raggiunsero una profondità di circa 400 metri verso le 23:30, si trovarono davanti a un pozzo verticale chiamato The Refresher. The Refresher è una discesa di circa 9 metri tra il bordo e il pavimento sottostante. Non è il salto più spaventoso della grotta, ma risulta insidioso. Attraversarlo senza bagnarsi completamente è praticamente impossibile. Una volta assicurati, i caveri scesero The Refresher uno alla volta. Dopo aver raggiunto il fondo,
Si prepararono a proseguire verso la sezione successiva. Quando fu il turno di Rick, afferrò la corda, effettuò un controllo di sicurezza finale e si spostò sul bordo. Un attimo dopo, con tutto il peso del suo corpo sulla corda, questa improvvisamente si allentò. Ciò che Rick ignorava era che il punto a cui aveva fissato la corda non era roccia solida. Si trattava infatti di un masso instabile di circa 400 chilogrammi. Appena iniziò a muoversi, il peso di Rick fece scivolare il masso che gli cadde addosso. Il suo bacino venne schiacciato e Rick perse conoscenza. Gli altri si precipitarono subito in suo aiuto e, con sollievo, constatarono che era ancora vivo. Tuttavia il dolore delle ferite era intenso e, quando riprese conoscenza, parlava con difficoltà. Non erano certi dell'entità delle sue ferite, ma sospettavano che il bacino fosse rotto e non c'era alcuna possibilità che potesse uscire dalla grotta con le proprie forze. Essendo speleologi esperti, i membri del gruppo possedevano conoscenze di primo soccorso, ma era evidente che Rick necessitava di cure mediche ben più serie. Avevano due opzioni: tentare di trasportarlo fuori oppure lasciare due di loro a cercare aiuto, mentre un altro restava con lui. Inizialmente provarono a trasportarlo, ma dopo pochi metri Rick urlò loro di fermarsi a causa del dolore insopportabile. Senza una barella adeguata, era impossibile spostarlo senza rischiare di peggiorare le sue condizioni. Con nessun'altra alternativa, decisero di separarsi. Chris rimase con Rick, mentre Hugo e Ron si avviarono verso l'uscita per cercare aiuto. L'impresa che Hugo e Ron avevano davanti era davvero spaventosa. Mentre alcune grotte offrono parcheggi a pochi passi dall'ingresso, per Arctomis l'uscita rappresentava solo l'inizio del loro arduo cammino. L'unico modo rapido per raggiungere la montagna sarebbe stato un elicottero, ma Hugo e Ron non avevano alcun mezzo per contattare il pilota. Anche la loro radio d'emergenza fallì nel tentativo di stabilire un collegamento con la torre, quindi per poter chiamare i soccorsi avrebbero dovuto prima uscire dalla grotta e poi percorrere 20 chilometri fino all'autostrada, dove avrebbero potuto fermare qualcuno. Solo raggiungere l'uscita richiese quasi 5 ore. Quando finalmente arrivarono all'autostrada, erano trascorse 14 ore da quando avevano lasciato Rick e Chris, dopo aver camminato tutta la notte attraverso la foresta. Dopo la partenza di Hugo e Ron, Chris rimase accanto a Rick per cercare di tenerlo il più caldo possibile. Le temperature a quella profondità erano vicine al gelo e presto sarebbe subentrata l'ipotermia. A peggiorare la situazione, erano immersi in una completa oscurità. Per preservare le batterie delle torce, entrambi spensero le luci e rimasero in ascolto del rumore dell'acqua che scorreva attorno a loro, senza poter fare altro che attendere e sperare che i soccorsi arrivassero in tempo. Non appena la Polizia Reale canadese fu informata della situazione di Rick, nel pomeriggio del 18 ottobre si attivò su più fronti. Il governo provinciale inviò 3 aerei sull'isola di Vancouver per prelevare speleologi addestrati al soccorso, incaricati di aiutare nel salvataggio di Rick. Anche speleologi amatoriali giunsero da ogni parte per offrire il loro aiuto. All'alba del 19 ottobre, quasi 36 ore dopo l'incidente, un elicottero trasportò i primi soccorritori fino all'ingresso della grotta, per poi tornare a prenderne altri, mentre alcuni soccorritori venivano trasportati in loco. Altri allestivano un grande quartier generale con tende nella valle sottostante la grotta. Sfortunatamente, Rick e Chris non avevano idea della frenetica attività che si stava svolgendo all'esterno della grotta per raggiungerli, e la loro speranza andava affievolendosi la mattina del 19. I loro tremori peggioravano sempre più e, a quel punto, anche Chris, che non era ferito, stava rapidamente peggiorando insieme a Rick. Dopo circa 30 ore, Rick si rivolse a Chris e lo esortò a uscire dalla grotta. Se la situazione fosse continuata così, entrambi sarebbero morti nel giro di poche ore. Chris inizialmente si oppose,
ma Rick insistette affinché uscisse mentre aveva ancora la forza di raggiungere l'uscita. Chris dovette riflettere un momento, ma alla fine, con riluttanza, raccolse il suo equipaggiamento e promise a Rick che sarebbe tornato con i soccorsi per riportarlo a casa. Verso mezzogiorno, mentre avanzava nella grotta, Chris scorse in lontananza delle luci. Era il primo gruppo di soccorritori che stava avanzando verso di lui. Non appena lo videro, corsero per raggiungerlo. Chris li rassicurò dicendo di stare bene e fornì loro informazioni dettagliate sulle condizioni di Rick prima di proseguire verso l'uscita. Quello stesso pomeriggio, Chris finalmente emerse all'ingresso della grotta, dove fu immediatamente assistito dai soccorritori. Il personale d'emergenza lo stabilizzò e lo trasportò in elicottero a un ospedale vicino per trattare l'ipotermia. Nel frattempo, i soccorritori equipaggiati con attrezzature mediche, coperte riscaldanti e vestiti asciutti riuscirono a raggiungere Rick, ma purtroppo arrivarono troppo tardi. Rick era deceduto poco prima del loro arrivo. La notizia della sua morte si diffuse rapidamente tra la squadra di soccorso, provocando un'ondata di dolore. Molti di loro conoscevano Rick personalmente, poiché la comunità degli speleologi è piuttosto piccola. Dopo lo shock iniziale per la sua morte, la missione di salvataggio si trasformò in una missione di recupero. Le squadre impiegarono altri 2 giorni per portare fuori il corpo di Rick dalla grotta di Arctomis in gruppi di 10 persone. Un'autopsia fu successivamente eseguita e il medico legale stabilì che non ci sarebbe stato alcun scenario in cui Rick avrebbe potuto sopravvivere a quell'incidente. Dal momento in cui il masso si era mosso, il suo destino era stato segnato. Aveva causato danni catastrofici al suo corpo, coinvolgendo molti organi vitali. Anche con un intervento medico immediato in un ospedale ben attrezzato, il risultato sarebbe stato lo stesso. L'autopsia rivelò inoltre che la causa della morte di Rick erano le ferite subite e non l'ipotermia, come molti soccorritori avevano inizialmente pensato. Ancora oggi, il salvataggio all'interno della grotta di Arctomis rimane il più esteso nella storia canadese. Grazie mille per aver guardato questo video. Se hai qualche suggerimento per nuove storie, non vedo l'ora di raccontarti altre storie e spero di rivederti nel prossimo video.